Ciao a tutti ragazzi, io sono Cecilia e bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qui riuniti per ben due rubriche, il fantasy italiano e cose dell'altro fantasy. Disclaimer, sarà diviso in due parti, la parte spoiler free e la parte con gli spoiler, ammesso che lo vogliate leggere. Se vi è piaciuto, non vi offendete, fatevi una risata e scrivetemi nei commenti perché vi è piaciuto, così ne discutiamo. E ricordatevi, non importa come se ne parli, l'importante è che se ne parli. Aspetta un attimo, così non mi sento ancora nel personaggio. 3, 2, 1... Ed è subito 2010. Adesso mi vedete con questo look perché Katie, la nostra protagonista, è più o meno vestita in questo modo. Dunque, letteralmente ha i capelli neri. In realtà avevo preso una parrucca, ma poi ho pensato che questa ciocca qui mi stava davvero tanto bene con i capelli miei naturali. E adesso sì, mi stavo a guardare allo specchio. Sarebbe stata sprecata sui capelli neri. Quindi una ciocca viola, la matita nera. In realtà sarebbe uno spesso strato, ma già così sono un panda e probabilmente mi colerà tutto a breve, figuriamoci con uno spesso strato. Le borchie, una maglietta dai colori stravaganti, più stravaganti di questa non ce n'è. Il fatto è che in camera mia si gela e quindi ho messo sotto quest'altra nera, se no congelavo. Ovviamente prima spiegheremo il contesto di quegli anni. Ci addentreremo nei meandri oscuri del periodo più buio della storia italiana in fatto di moda / musica. Come prima cosa, chiaramente sono andata a cercarmi Netlog. Chi se lo ricorda Netlog? Per i più giovani che non lo conoscono, Netlog era la versione disagiata, completamente disagiata di Facebook. Lì vi si riunivano i più stilosi del momento e scrivevano in modi tipo la descrizione del video. Se mi ricorderò di metterla, se no lascerò qualcosa qui. Imperversavano su questo sito e anche poi nel reale, soprattutto anche a Roma o forse Milano, le battaglie tra i truzzi e gli emo. I truzzi erano quelli con le collane di perle, i vestiti super firmati, che parlavano tipo così. Ciao amore, come stai? Io tutto bene, grazie. Gli emo invece erano quelli tipici col ciuffo, capelli piastratissimi, vestiti più o meno così, ma senza colori sgargianti o stravaganti. Spesso vestiti a righe, per esempio viola e nero o bianco e nero. Qualcuno più avanti usava le kefie, che adesso sono scomparse, non se ne è più sentito parlare. E mentre da una parte ascoltavano musica house, dall'altra ascoltavano musica molto emozionale, diciamo. Altri soggetti di quegli anni erano per esempio i dark, i metallari, i punk, gabber. Alcuni sono sopravvissuti ancora oggi, altri invece si sono evoluti. Per esempio nel caso del punk, per dire, abbiamo lo steampunk, abbiamo il cyberpunk. Nel caso dei truzzi, per esempio, poi sono venuti i tamarri e poi ancora lo stile swag. Quindi diciamo l'evoluzione delle mode, ma che nel concreto... Adesso che siete entrati nel vivo della questione, iniziamo il nostro video parlando di Damned, libro in questione, dell'autrice Claudia Palumbo. Qui. Ciao a tutti, sono Claudia e sono qui per parlarvi del mio libro, Damned. Perché ho scelto proprio questo per iniziare a parlare di fantasy italiani? In realtà i motivi sono molteplici, non sapevo esattamente cosa cercare e nei gruppi di libri fantasy molto spesso capitava questa copertina del libro e poi ho trovato una valanga di commenti praticamente tutti positivi. Come se non bastasse, era disponibile nel catalogo MLOL della mia libreria, quindi preso. Tradotto, piccolo appunto, ho anche il cartaceo perché girando per i mercatini, lo pubblicherò la prossima settimana, mi sono imbattuta proprio in questo libro. Tra l'altro è in perfetto stato, proprio sembra nuovo, e l'ho pagato €1, per cui dico perché no.
Se dovesse interessare a qualcuno dopo aver visto questo video, lo scambio, per cui mandatemi i vostri scambiabili. L'autrice Claudia Palumbo è nata a Pompei, ha scritto Damned quando ancora andava a scuola e però ha pubblicato il libro solo successivamente nel 2012 con la Sperling Cooper. Probabilmente l'ho detto male. Ha studiato giurisprudenza a Napoli. Se le mie informazioni sono corrette, dovrebbe essere un docente di diritto ed economia, nonché un avvocato praticante presso uno studio legale. Quindi in realtà un po' temo per me. Sebbene in alcuni post del 2015, perché sì, sono andata a cercare nel suo sito, in realtà su Facebook, in questi post aveva scritto che stava lavorando in un altro libro, questa volta ambientato nel Rinascimento e totalmente in Italia, tra il nord e il sud. Poi non si è più saputo nulla. Peccato, perché poteva essere usato come forma di paragone, dal momento in cui l'autrice stessa in un'intervista ha detto: si capisce perfettamente che Damned è stato scritto in tenera età, e successivamente dice: il mio modo di scrivere attualmente è completamente differente, più maturo. Quindi sarebbe stato interessante fare il paragone tra le due opere. Proprio per questo motivo non mi sento di criticarlo così eccessivamente, nel senso, se fosse stata un'altra cosa, un'altra autrice magari più matura eccetera, ne avrei dette per ste corna, ma in questo caso l'autrice quando l'ha scritto aveva 16 anni e l'ha scritto ispirandosi a Twilight, quindi una sorta di fanfiction prima dell'avvento di Wattpad. Diciamo che è l'espressione di grazie a quello che ha scritto, perché comunque è un lavoro importante, considerato che sono tra le 300 e le 400 pagine, dipende l'ho letto in ebook, nel cartaceo, sì, sono 400 pagine, quindi non mi sembra poco per una scrittrice così giovane. Chiaramente non può essere questa grande opera d'arte, ma sinceramente non mi sento di dare la colpa a lei, che sicuramente sono convinta che abbia fatto del suo meglio, ma darei la colpa alla casa editrice, perché principalmente il lavoro di editing è inesistente, nonostante lei in varie interviste dice che si è relazionata molto con questa editrice, ma de che? Voglio dire, ha preso il pacchetto completo, non ha revisionato, non ha editato e l'ha mandato in stampa così com'è, finito, per cavalcare l'onda di Twilight. E qui torniamo un po' a quello che ha detto la Harkness nello scorso video, ovvero che in generale le persone vogliono leggere dello stesso soggetto, niente di più vero. I punti di vista in questo caso sono 3 e abbiamo Katie, la nostra protagonista, quella che si veste in questo modo, che parte dall'Italia e va a vivere in Germania. E poi abbiamo i 2 fratelli gemelli ma che non si somigliano, Tristan e Konstantin. Ma anche qui è problematico che venga raccontato da tutti e due. Non posso dirvi il motivo perché sarebbe uno spoiler, ma c'è un problema di fondo. Adesso che siete pronti, leggiamo qualcosa del prologo. Katie, occhi blu e una ciocca viola che fa capolino tra i capelli nerissimi. Io ve l'ho detto che non l'hanno letto quelli della casa editrice, perché esattamente c'è scritto capelli blu, cioè ciocca di capelli blu. Ha scoperto che Mirko, il suo primo amore, la tradiva con la sua migliore amica e questo l'ha irrimediabilmente ferita, ok? Così ha preso armi e bagagli e ha lasciato la città dove è nata, Napoli, per raggiungere la madre in Germania e cercare laggiù di rimettere insieme i pezzi sparsi del suo cuore. Punto. Non è finita, perché non aveva scelta. Non aveva scelta. Cioè, ma in quante persone conoscete che dopo una delusione d'amore sono partite lasciando la scuola all'ultimo anno, che è l'anno più problematico, essendo che hai gli esami di maturità, lasciano la famiglia a cui vogliono bene per andare in una famiglia che non conoscono e a cui non vuole bene perché li odia e si vede dal primo istante, odia la Germania perché piove, lei non lo sopporta, vuole il clima di Napoli,
non gli piace nulla del posto in cui va e poi non ha le stesse materie e per tutto il tempo deve parlare tedesco. E anche qui il lavoro di editing è inesistente perché lei va in Germania solo per un mese all'anno. Per il resto non sentiva mai la madre. Come ha imparato il tedesco? Soprattutto per scriverlo negli esami, per esempio? Come? Comunque prendiamola per buona. Dove ci troviamo? Il romanzo inizia a Napoli, ma poi passiamo per Berlino e finiamo finalmente a Magdeburg, che è sto posto, sta cittadina dove vivono i genitori della protagonista. L'autrice ha detto che è stata in uno dei suoi viaggi alla Foresta Nera e che se avesse mai scritto qualcosa l'avrebbe ambientato proprio lì perché gli è piaciuto tantissimo come posto. Ma la cittadina in sé non è quella che abbiamo noi realmente in Germania. Infatti ha preso spunto da com'è realmente, ma in realtà è frutto della sua fantasia. Il periodo più o meno è quello di un anno scolastico, inizia verso agosto e finisce dopo Natale, quasi a primavera se non mi sbaglio. Una curiosità assolutamente positiva e che tra l'altro nel caso vogliate leggere il libro potete ascoltare come sottofondo è che questo libro ha un book trailer. E cosa ha di speciale questo book trailer? È il fatto che come sottofondo musicale ha la canzone Simi dei The Flares. Se non sbaglio, perché non ho più ritrovato le fonti ma mi sembra di averlo letto, dovrebbe essere stata scritta e suonata da delle persone che andavano a scuola con l'autrice. Mi è piaciuta tantissimo e ho chiesto il permesso per usarla. Mi dispiace tantissimo che questo gruppo non abbia scritto o suonato altre canzoni da oltre 10 anni, perché è quello che ho visto su YouTube, perché secondo me hanno un gran potenziale e con gli strumenti adatti e l'esperienza secondo me sarebbero diventati un buon gruppo. E ascoltiamo. My hands are shaking, my voice. Ok, se Twilight vi è piaciuto, se vi piacciono i paranormal romance, se vi piacciono i triangoli amorosi, se vi piacciono i vampiri e qualche creatura soprannaturale che non vi dico, questo è assolutamente il libro che state cercando. E ovviamente è uno young adult. Non proseguite il video da qui in avanti perché adesso inizierà la sezione spoiler, così ci salutiamo. Per tutti gli altri fatevi una bella tazza di tè e iniziamo la nostra avventura tra 3, 2, 1. Il racconto inizia con Katie che mi lascia davvero molto perplessa perché ha un carattere molto difficile e non sappiamo perché sia così. Nell'aereo che la porta in Germania, essendo che non è ancora maggiorenne, viene accompagnata da una hostess a cui l'ha affidata il padre, diciamo. E prima di uscire, questa hostess le chiede: vuoi qualcosa prima di scendere? E lei: siete pronti? Non mi preoccupai neanche a rispondere. Ma perché? Che t'ha fatto? Cioè, boh. Vabbè, poi ci abbandoniamo a dei disagi psicologici che ci fanno capire effettivamente che la Germania non le piace, ovvero niente da fare, ero terrorizzata da ciò che mi aspettava, oppure la Germania, che schifo. Ovviamente pioveva, niente a che vedere con il clima di Napoli. Cioè, ma resta a Napoli, non ti piace la Germania, non ti piacciono le persone, resta a casa tua. Per quanto riguarda i rapporti familiari, lei va d'accordo solo con suo padre, colui che l'ha cresciuta, perché con la madre, da quando l'aveva abbandonata a 5 anni, non l'ha praticamente più vista, se non quelle poche occasioni che dicevamo prima, un mese all'anno, fino a qualche anno fa, perché lei non ci andava tutti gli anni, in cui passava un solo mese in Germania estivo, ma questo mese basta per sapere una lingua. Cioè tua madre non la vedi da quando avevi 5 anni, ok, magari un po' di tedesco lo macini, ma essendo che ci vai solo un mese all'anno e poi non la senti mai più per tutto l'anno e non ci vai più da qualche anno, non pensi che magari è eccessivo andare lì e pretendere di sapere una lingua perfettamente, anche perché non viene assolutamente accennato a nessuna cosa in cui lei dice ho studiato tedesco qui e lì, no, non viene mai detto, quindi lei sa il tedesco per partito preso.
A Napoli comunque ci dice che da tutti era additata perché testualmente era la figlia della tedesca. Cioè, voglio dire, no? Mica perché c'ha i capelli colorati, le borchie, il trucco spessissimo, in una Napoli dove tutti o quasi so praticamente acqua e sapone, tutti sobri, no? Più o meno, poi magari generalizzo, i napoletani scrivetemi nei commenti. No, perché lei era la figlia della tedesca, non perché era così, perché era la figlia della tedesca. Certo. Al suo arrivo a casa, il padre adottivo, diciamo, le porta le valigie in camera, mentre la madre va in cucina e le chiede: la vuoi una cioccolata calda? E lei rimasi sorpresa da tanta gentilezza. Ma perché? T'hanno accolto in casa loro? È chiaro che so gentili, no? Poi che fa? Si mette a guardare la TV e inizia a fare zapping. E poi veniamo colti da pensieri molto profondi, ovvero sbuffai. Ovviamente c'erano solo canali tedeschi. Dice la madre: dobbiamo comprare una parabola perché io avevo i miei programmi preferiti in Italia e mi scoccio a guardare la televisione tedesca. Cioè, ma che ci sei andata a fare? Ritorniamo sempre lì, che ci sei andata a fare? Facendo zapping capita in un canale musicale e finalmente leggiamo di questi Damned. La madre gli chiede: ma li conosci? A parte, come fai a conoscere un gruppo tedesco che si esibisce solo in Crucconia, no? Cruccolandia? Poi lei si giustifica dicendo: io non ascolto musica commerciale, io non ascolto musica commerciale, dissi cercando di darmi un tono, perché poi è la stessa che ascolta Ligabue, no? Poi si consuma il dramma. Va in camera sua e scopre che i muri della stanza sono rosa. Ero sconvolta. Abbassai lo sguardo mentre qualcosa di molto simile alla disperazione si faceva strada dentro di me. Ok, anche meno. Cioè, che cambia se sono così o così, no? Se ci vuoi restare per la vita, magari lo puoi anche cambiare più avanti, non è una cosa che ti sconvolge l'esistenza. A un certo punto comunque si alza dal letto velocemente e, come tutte le persone, la pressione cambia, diciamo, non lo so spiegare, vabbè, e lei si sente che sta per svenire. Quindi a che pensa? La pressione, che ti sei alzata troppo velocemente? No, nel mio sangue deve esserci qualcosa che ogni tanto lo fa smettere di circolare. Ma tipo che? Tra l'altro, questa questione dello svenire non la citerò più, credo, ma compare un capitolo sì e un capitolo no. Nessuno di quelli attorno a lei le fa alcuna domanda tipo: oh, che c'hai? Perché svieni? Niente. Passa come fosse una cosa normalissima e, oltre a essere normalissima, viene data anche per scontata. Cioè, a un certo punto sviene e Costantin gli dice: tanto quello che fai sempre, oppure proprio da te. Ma se magari è sintomo di una cosa grave e tutti la banalizzano, cioè, a me mi ha lasciato un po' sconvolta, sinceramente, che cose così gravi, cioè, dici vabbè, una volta all'anno, e invece qua Giada dice, cioè, che succede spesso. In più succede spesso per tutto il libro. Una persona che gli dice: che c'hai? C'è sta un genitore che gli dice: andiamo in ospedale un secondo. No. Vi ricordate che vi ho detto del lavoro di editing quasi inesistente? No, inesistente. Adesso cambio punto di vista. Ci ritroviamo nel punto di vista di Tristan, che sta aspettando il fratello gemello da ore e sono già le 2 di notte. E dice: crollai in un sonno profondo e lieve nello stesso tempo. O è profondo o è lieve. Non può essere entrambe le cose. Oppure: mi accorsi che stavo ridendo nel sonno. Possibile? No.
forse ero sveglio, aprì gli occhi lentamente. Vabbè, ma queste sono piccolezze in confronto a tutto il resto che c'è nel libro. Editor, dove sei? In ogni caso, questi due ragazzi sono talmente legati tra di loro che se stanno lontani per più di 5 secondi, letteralmente, scoppiano in fiumi di lacrime. E questo succede per ogni minima piccolezza da qui in avanti, ma proprio fiumi di lacrime. Nel frattempo, Katie, che è una ragazza matura per la sua età, per non vedere le pareti rosa, pende dei poster dei suoi cantanti preferiti, che ovviamente si è portata dietro dall'Italia, perché cos'è che non ci metti nelle valigie quando ti stai trasferendo se non dei poster al posto dei vestiti o degli affetti, no? I poster. In ogni caso, Joel, suo fratellastro, le entra in camera e le dice: che stai facendo? E vedendo i poster dice: mio padre dice che quei gruppi fanno solo casino. Lei, piccata dalle affermazioni di un bambino di 8 anni, perché chiaramente è matura, prima le urla in faccia insultando il padre, poi che fa? Scappa in salotto, mette i Metallica di mattina prestissimo, mette questi in Metallica a tutto volume, svegliando tutta la casa. I genitori, sconvolti dal casino, sono usciti nel salone a vedere che cosa stava succedendo e hanno trovato lei che stava ballando e faceva quella cosa con la testa, così tipo, adesso non lo faccio se no mi spettino. Dunque il compagno della madre che fa? Va nello stereo e lo spenge. Quando il padrino sta passando, lei le fa lo sgambetto, lui cade. Una volta che sta a terra, lei gli si avvicina all'orecchio e gli dice: questo è vero sound, amico mio. Infine scappai in camera mia e piansi. Cosa? Cioè, a parte che ti hanno accolto in casa loro, no? Cioè tu gli svegli la mattina e fai sto casino perché un bambino di 8 anni ti ha detto una cosa innocente senza neanche malizia dietro. Finalmente la scuola inizia, perché non ne potevamo più, e inizia con i suoi pensieri sempre profondissimi. Calcolai il perimetro della scuola e su per giù dovevano essere un centinaio di classi. Calcolai, ma chi si mette a calcolare il perimetro della scuola per sapere quante classi ci sono? Vabbè, comunque si reca in segreteria per dare i moduli che entra nella scuola, conosce Jonathan, che poi scopriremo più avanti. Lui la porta in classe e lì conoscerà Angel, la sua nuova migliore amica. Pochi giorni dopo vanno alla festa della scuola, suoneranno i Damned, che per tutto il concerto la guarderanno con uno sguardo violento e famelico. Dopodiché li va a conoscere e probabilmente proprio per questo il giorno dopo ci esce insieme. Prima con uno, poi con l'altro, parte l'harem, tutto a posto. In ogni caso Tristan in un'altra uscita la porta a Emden. È ottobre inoltrato e viene detto: è ottobre e l'acqua non è ancora troppo fredda. Se solo al nord fa solo il freddo, il gelo della Siberia, probabilmente non ci vai neanche in Italia a fare il bagno a ottobre quasi. E però lì l'acqua ancora non è fredda. Dal nulla tira fuori un costume a 2 pezzi e vanno via nella spiaggia. Lei impazzisce di gioia, si mette a cantare Piccola stella senza cielo perché è in linea con questo abbigliamento. E qui scopriamo che Tristan non sa l'italiano, perché ce ne frega, lo scopriremo più avanti. Dopo tutto quest'harmony in cui esce prima con l'uno poi con l'altro, uscirà con Constantine a un evento in cui scopriamo che anche Constantine parla un inglese scolastico e quindi non perfetto, diciamo. Comunque a questo evento li scopre insieme Tristan e qui scoppia il dramma più totale, ovvero tutti che piangono davanti ai giornalisti perché i Damned comunque sono famosi e c'è sta ragazza insieme a loro e tutti che gli fanno le foto e tutti che piangono irrimediabilmente perché Tristan voleva sta con lei, Constantine voleva sta con lui, il dramma più totale. Alla fine Constantine risolve la situazione portandola a casa loro, la casa dei gemelli, dove tra l'altro abbiamo i gradini a scacchi neri e bianchi sulle scale. E niente, mi sembrava una cosa molto rilevante considerando che più avanti verrà detto che la loro casa è austera. I due gemelli hanno un concerto e invitano Katie. Durante il concerto, quasi all'ultimo,
Tristan le dedica una canzone fissandola per tutto il tempo. Constantine, che è geloso di lui, anche lui maturissimo, abbandona la chitarra, scappa e lascia il gruppo da solo per tutta la durata del concerto. Il giorno dopo Tristan va con Katie alla Foresta delle Ombre. Vogliono andare al Lago Verde. Al ritorno si perdono nel bosco, chiaramente, e incontrano un vecchio pazzo che dice che Tristan è un vampiro e lei la chiama predestinata. Cioè, a parte incontri un tizio in un bosco, scappa veloce, soprattutto se sembra un pazzo, invece no. A parte che anche lei deve avere qualcosa di speciale, infatti lei ha la predestinata, qualsiasi cosa significhi, lo scopriremo dopo, è una stronzata. Incontrano questo tizio e lei vende dalle sue labbra. Tristan, per dileguare i dubbi, che fa? La prende in braccio e volano via verso casa sua, come tutti avrebbero fatto. Una volta arrivati a casa, dato che lei è sveglia come un orologio alle 7, le dice: ma tu sei un vampiro? E lui, per tutta risposta che fa, trasmuta, diciamo, il viso con i lineamenti più duri da vampiro, probabilmente avrà visto Buffy, così mette anche le prove a quello che dice. Perché ci interessa? Perché subito dopo dice: adesso che sai la verità, i cacciatori superiori ti daranno la caccia. Che gliel'ha detto a fa? Per prima cosa potevi risolvere la situazione non volando via, seconda cosa perché ti sei trasformato davanti a lei dandole tutte le prove del mondo, e terza cosa perché le stai raccontando subito dopo tutti i segreti di come sono divisi i vampiri, quanto vivono, perché esistono, qualsiasi cosa. Se i vampiri superiori la uccideranno? Ora più o meno siamo arrivati a circa metà del libro e attenzione, stanno arrivando i volturi. Comunque tenetevi forte perché Tristan sta per parlare. Le racconta che loro sono nati il 1° settembre del 1343. Ora è tutto chiaro, vero? Vengono da Magdeburg, come si chiama. Sono nati il 1° settembre. Chi possono essere? I Tokyo Hotel. È chiaro, perché non ci abbiamo pensato prima. Era palese. Poi qui spiega che hanno conosciuto Angel 4 secoli fa perché lei ha salvato Constantine da un orso mannaro. E qui tipo la spiegazione dell'underworld dei poveri. Tipo, molti secoli fa i vampiri ridussero un branco di orsi in schiavitù, e facendo questo le hanno rese bestie dannate e attualmente sono i loro peggiori nemici. Prima di tutto, cari vampiri, che cavolo ci fate con un solo branco di orsi? Ma poi i branchi di orsi, ma poi quanti so? Anche se si sono riprodotti, quanti possono essere numericamente? No? Cioè, qual è questa grande minaccia? Un branco di orsi. Un branco, uno. Comunque, i vampiri mezzo sangue nascono da un padre vampiro e una madre mezzo sangue, o viceversa. Dunque, i vampiri mezzo sangue che fanno? So vampiri? No, so fenici. Loro nascono naturalmente, crescono, invecchiano e muoiono, e poi rinascono e rifanno il ciclo da capo. Perché chiamarli vampiri? I puro sangue invece si dividono in 2 categorie. Non si spiega più o meno il motivo, nel senso, ti dice che se da genitori puro sangue nasce un bambino, questo bambino arriverà ai 30 anni e poi da lì in poi resterà immortale, diciamo. Mentre se viene trasformato un umano, questo sarà sempre puro sangue. Per quale motivo? Restano all'età in cui sono stati trasformati. Nel caso di Angel a 18 anni. Ma io mi chiedo, perché sono considerati puro sangue se prima erano umani? Considerando che quelli nati da altri vampiri sono considerati mezzo sangue? Boh. Fatto sta che dopo tutte queste rivelazioni e il fatto che i vampiri superiori la uccideranno, che fa? La porta nella stessa spiaggia dove erano stati in precedenza, a Emden. Ci arrivano volando. E in quanto tempo ci arrivano? Meno di 5 minuti. 5 minuti. Cosa significa questo? Se ho usato le tabelle correttamente, praticamente sono circa 370 km in meno di 5 minuti, sono 4440 circa chilometri orari. E come sarà stato questo viaggio volando a questa velocità? Una dolce, lenta traversata sopra le case e le strade, appena sotto le nuvole.
mica ha preso fuoco, oppure vedi mi esce anche il dialetto, mica ha preso fuoco, o non lo so, è esplosa, si esplode per queste cose, non lo so, però penso che sarebbe successo piuttosto che una dolce e lenta traversata. In ogni caso lì si fidanzano e quando Constantine lo viene a sapere, cominciai a correre mentre le lacrime mi riempivano gli occhi, mi buttai tra le braccia di Angel e cominciai a piangere forte senza ritegno. E Angel, che è molto empatica con la situazione, vuoi fare l'amore con me? Constantine, le mie mani vagarono intimorite sul suo corpo. Cioè, intimorite da che? Ma poi in tutti st'anni ti comporti come se non avessi mai visto o sentito nulla in tutta la tua vita? A casa il compagno della madre di Katie le fa la ramanzina perché è rimasta perché ha saltato ben 2 giorni di scuola. 2 giorni di scuola. Considerate che io saltavo quasi tutte le lezioni di ginnastica, quindi quasi in un mese almeno 2 o 3 volte non andavo a scuola. Ciao Massimo, il professore di ginnastica, perché il mio problema in realtà era che tutti mi fissavano le dette e io mi sentivo molto a disagio nella corsa e quindi se non si faceva la corsa io ci andavo, altrimenti ciao. Poi ho scoperto i reggiseni sportivi e la mia vita è cambiata, ma in tutto ciò a ginnastica continuavo a avere 6, abbassandomi la media scolastica. Il giorno dopo, andando a scuola, incontra Jonathan, il tizio della segreteria. L'accompagna a scuola e assistiamo sempre a pensieri profondi. Era invadente, insopportabile e terribilmente carino. Gli sbava dietro, ma si mette con quell'altro. Al rientro a scuola Angel fa tutta la drammatica e fa: Katie, ma tu sei fidanzata? Poi gli confessa che è stata a letto con Constantine e Katie, innamorata di Tristan ovviamente, sentì un'ondata di gelo attraversarmi le ossa, mi appoggiai al muro e per poco non svenni. Decidete, o Tristan o Constantine o Jonathan, ne devi scegliere uno. Comunque Angel le confessa che i vampiri superiori sono i nostri governanti, alla stregua delle divinità, 15 esseri di razza purissima, molto più potenti degli altri vampiri. Perfetto, riparte l'Harmony, tutti vanno a letto con tutti e vengono introdotti dei personaggi nuovi dalla valenza di un calzino usato. Comunque Katie, non soddisfatta di come era andata il suo incontro con il pazzo nella foresta, ritorna a casa sua e entra dentro casa sua nel bosco e lui le dice: io sono Modi, figlio di Thor, dio della forza, del tuono e delle tempeste. Thor difese gli uomini nelle battaglie contro i giganti e le forze del male. Ora capisci, ragazza? Cioè, ma certo, ma che vuoi capire? Scappa veloce come il vento e non ti volta indietro. Le prende dalle sue labbra e lui le rivela che nel mondo ci sono ben 5 predestinate. 5 nel mondo. E le rivela anche che è l'ultimo della sua specie. Beh, quale specie è se sei il figlio della divinità? Da qui in poi, come se non ci fosse stato prima, c'è il delirio più assoluto. Il vecchio pazzo gli dice che lei ha una settimana di tempo per dire ai suoi amici vampiri che lei è una predestinata, perché logicamente se tu dici a un vampiro io sono un ammazza vampiri, quello ti uccide e quindi fine della fiera, no? È la cosa più logica da fare, la più logica. Saltiamo le pagine e vediamo Tristan che dà un biglietto a Constantine, mi pare, con la scritta: hai vinto, è tua, perché chiaramente Katie è un oggetto da passare da proprietario a proprietario e quindi scambio di coppie, Constantine con Katie e Tristan con Angel. E così si va, ancora 100 pagine, respiro profondo e via. È Natale e Katie va a casa di Constantine. Lo accoglie con indosso un berretto rosso e bianco da Babbo Natale che faceva a pugni con la sua aria da duro. Ma duro di che è lo stesso che piange un giorno sì un giorno no. E poi ci abbandoniamo in pensieri tipo: fino a pochissimo tempo prima ero la fidanzata del fratello e adesso dopo soli 2 giorni insieme io e Constantine eravamo già una coppia. Chiaramente lei vuole delle attenzioni da innamorati e lui si ritrae spaventato perché ha paura di farle del male. Lei è la predestinata, ok? Si dovrebbe saper difendere dai vampiri che in teoria dovrebbe saperli anche uccidere. Zero carbonella proprio, zero carbonella.
Infatti arriva la predestinata Abby, alla prima uscita insieme, che succede? Vengono picchiate come un sacco da box dal primo vampiro de turno, e come se non bastasse, queste due cretine le portano nella base dei vampiri per soccorrerle. Dobbiamo commentare? Va bene, comunque questa è Camille, un'amica di Angel. Alla fine analizziamo le cose. Queste predestinate che poteri c'hanno? Non so più forti, non so più veloci, non c'hanno magie, a che servono? Sono solo umane che si chiamano predestinate, cioè se te fa sentire figo, ok, ma non servi a una ceppa? Boh. A questo punto, perché è stata inserita Camille? Perché Camille, essendo che credo sia la più anziana, con il suo udito, con le orecchie, cioè avete presente le orecchie e l'udito, prevede il tempo. Dunque, Camille con il suo udito ha previsto che 15 persone tra 3 giorni sarebbero arrivate per dare battaglia a Katie, insomma, i 15 vampiri superiori. Allora, se vi ricordate che hanno fatto 370 km in 5 minuti, la spiegazione è che vengono a piedi, è quasi sicuramente questa la spiegazione. Ma più che altro, come fai a prevedere il tempo con l'udito? Cioè, come fai a sapere che tra 3 giorni arriveranno questi, no? Tipo, cioè l'editor, dove sei? Colpo di scena, Jonathan ha detto lui ai vampiri superiori di Katie. Primo, se gli dici di Katie, cioè loro dovrebbero essere a conoscenza anche delle 4 altre predestinate, che non se le incula nessuno. Ma poi, per un piano malvagio in cui così i vampiri superiori avrebbero ucciso i 2 gemelli e lui avrebbe preso Katie per sé e poi si rimangia tutto e vuole lei morta, è un disastro, proprio una cosa confusionaria. L'ho già detto che Jonathan è un orso mannaro? Comunque lei lo va a incontrare, poi sviene. Quando si riprende, lui le dice che quando ci sarà la battaglia con questi vampiri superiori, deve dire ai gemelli, anche se non è vero, che gli orsi staranno dalla loro parte. Altrimenti, qui c'è la minaccia, decapiterà i gemelli e butterà le loro teste su una pira. Ma hai fatto tutto sto pippone per far uccidere i gemelli dai vampiri superiori? Perché non lo fai da solo se ne sei in grado? Che senso c'ha scomodare i vampiri superiori, che tra l'altro li hai rintracciati su Facebook, dato che non hanno contatti sociali con nessuno? Come hai fatto? E perché della cosa? Editor? La brillante idea di Katie è scappare in Italia, così, dato che loro con un salto arrivano in Italia in meno di 10 minuti, l'idea geniale è andare lì, così non sapranno niente, non sapranno nulla di dove sono andata. Peccato, Katie, che te conoscono tutti e l'hanno rintracciata in 2 secondi, per riportarla in Germania come un sacco di patate. A questo punto, nel fortino dei vampiri, assistiamo a una scena. Si stanno concentrando telepaticamente per capire come e quando i vampiri superiori arriveranno qui. Se uno di loro è distratto, l'altro può leggere i pensieri e distrarsi a sua volta. Cioè, nel senso, e quindi che ce ne frega? Nel senso, se Camille aveva predetto che sarebbero arrivati entro 3 giorni, te predirà anche dove arrivano adesso, no? L'ha fatto una volta, lo rifà adesso. E infatti, cosa che farà più avanti. Nel frattempo, momento flashback, ci viene raccontato di quando i gemelli nel XX secolo vivevano solo di gioco d'azzardo e quindi facevano una vita malfamata. Ma essendo che loro vincevano tutte le partite, tu ti dici, ma cavolo, sono ricchi, no? Se vincono tutte le partite, poi ne vincono una sì e 10 no. No, ne vincono tutte le partite. Quindi come fanno a essere poveri? Che ci fanno con questi soldi? O non giocano, o sperperano così, insomma, facevano una vita malfamata. Nel frattempo, nel 1514, Costantin era alla corte di Enrico e tu ti chiedi, era la corte di Enrico, parlerà perfetto l'inglese. Oh cavolo, non sarà lo stesso da adesso, ma t'adatti, no? No, ne conserva i ricordi di quando stava lì, ma non parla inglese. E così come non parlano italiano, perché loro chiaramente non hanno visitato nulla, non sanno niente. Editor! A questo punto della scena, essendo che era squilibrato, perché abbiamo 15 vampiri superiori, gli orsi mannari e loro sono 4 cretini,
hanno mandato a chiamare altri personaggi, come un po' gli elefanti sul filo. Si presentano tutte e 4 le altre predestinate e qui proprio vige completamente l'idiozia, con Bessie che controlla Spagna e Portogallo, Jacqueline Francia, Inghilterra, Danimarca, Abby la Grecia, Bulgaria e Romania, Ludovica Russia, Australia e Stati Uniti. Adesso spiegatemi come vi siete spartiti le terre, perché o Ludovica qui è la più bella, la più fotomodella e la più Terminator e voi altre siete 4 pippe, o è una pippa che ha scritto sta cosa, non lo so, la butto lì. Ah, e tradotto butto lì che Katie è incinta. Cioè io raga non lo so, non ce la posso fare, tra poco sudo, non lo so, non ce la faccio più. Allora adesso si sono scoperti che Angel dal nulla, non è mai stato nominato prima, non servirà a niente dopo, tira fuori un libro magico degli incantesimi e, testuali parole, il libro magico, rispolverando antichi sortilegi che non usavamo da più di mezzo secolo e non serviranno a niente, da qui in avanti non serviranno a nulla. Si risveglia Camilla e dice: tra 7 ore saranno qui. Vedi che non serviva a niente neanche quello di prima. Io l'ho sempre detto, Arriva la battaglia. Faremo come Attacco dei Giganti, in cui arrivi a fine capitolo e vedi chi è morto e chi è vivo. Dunque 12 morti, 8 vivi. Chiaramente le 4 predestinate senza nessun potere, morte e stecchite, ma noi non avevamo nessun dubbio. Pure il guardiano morto, lo stesso che discendeva da Thor, figlio de Ciccio Pasticcio, che ha sconfitto i giganti, è morto coi vampiri, perfetto. E colpo di scena, Angel e Constantine muoiono e qui assistiamo a uno dei più deliranti momenti in cui Constantine con la testa mozzata parlerà un quarto d'ora, come è giusto che sia, per dirsi addio in una scena che non avrebbe fatto piangere la persona più sensibile del mondo. Fine! Ah no, se vi interessa, Katie è tornata strisciando da Tristan e si sono sposati. Così Tristan sta crescendo, il figlio del gemello, e è innamorato di Katie. Vi dico tutto. Fine! Allora, in tutto ciò, se Constantine è morto, come fa a scrivere la sua storia raccontandola dal suo punto di vista? Se vi interessa, l'editor in questione si chiama Giulia De Biasi, così io la butto lì, Grazie per essere arrivati fino a qui, per me è stato un parto. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto lasciate like, se non vi è piaciuto scrivete perché e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti e ciao! Comunque, sta ciocca è proprio bella. Cioè, ma voi mette? Cioè, tra poco ci esco di casa, ma è bellissima. Che qui è più chiara e sopra è più scura, che è perfetta. E se volete vedere il trucco è così, praticamente c'ha delle clip. 1,99 € dai cinesi, la spesa più bella del mondo.